Stavo per aprire un locale in Germania, uno dei miei amici mi raccomandò, disse guarda aspetta un attimino, vai a vedere un po' in Australia perché io vengo da là e vedo che ci sono molte probabilità. Avevo l'età giusta per il working holiday, feci il visto e arrivai qui a Sydney. È stato sempre il sogno nel cassetto Sydney, solo che era un po' lontana. Nel 2006 scelsi di farlo, appena scesi dall'aeroporto ho trovato che era la città alla quale potevo starci bene. I take a picture for you. Ready? Ready? 3, 2, 1. Ecco una valigia t'accompagnai là e sono dinta sacca voglio venire a trovare e non si tornato più ma noi non t'abbiamo scordata e chiavo cotta e chiavo crura. L'importante è che stai buona tu stai. Ho iniziato, come potete vedere, qui con mia nonna a Montesanto, un posto tipico di Napoli, molto centrale di Napoli, dove abbiamo iniziato con la classica e tipica pizza fritta napoletana nei quartieri antichi di Napoli o per strada. E da lì ho seguito le forme della mia famiglia dove erano discendenti pizzaioli e ho portato avanti un po' le nostre tradizioni. Nel 2006 parto per l'Australia, dopo un po' di anni di sacrifici ho percepito che c'erano possibilità di realizzarmi, di aprire il mio sogno nel cassetto e creare qualcosa di me stesso. Siciliano, ischitano, solo a Via Napoli. Via Napoli è un'azienda made in Naples, facciamo e siamo napoletani, facciamo la classica pizza e classico mangiare tipico napoletano. Abbiamo notato che la gente era pronta per mangiare cose tipiche del nostro paese, della nostra città, dalla pizza agli antipasti tipici, ed era un ambiente tipico napoletano oppure italiano, dove usiamo prodotti tipici napoletani, dal pomodoro San Marzano, la mozzarella di bufala, farina Caputo, pizzaioli napoletani, camerieri solo esclusivamente, non per razzismo, ma italiani, per creare l'ambiente come è da noi. Vai fuori, ti diverti, non solo mangi bene, ma ti diverti anche. Quello che io volevo creare è che mettere la gente, far sentire la gente come se venissero a casa mia, a Napoli. Questo è il tocco magico che noi abbiamo creato. La mia scugnizzeria o il mio modo di fare, dove da piccolo un po' ti sei dovuto creare un po' tutto da solo, perché niente ti poteva venire dato, anche perché vengo da una famiglia molto povera, quindi un po' te lo dovevi creare, ti dovevi svegliare la mattina, facevi la scelta, andavi a scuola o andavi a lavorare per creare quelle 20-30 mila lire per poi goderti magari un panino, una patatina o qualche cosa di diverso. Il crescere per strada, specialmente a Napoli, devi essere un po' più sveglio per guadagnarti la 1000 lire, e questi sono i risultati di oggi. Sì, l'esperienza, ma anche quella scugnizzeria napoletana fa la differenza. E poi là c'ho mia mamma, c'è la mia famiglia, c'ho ancora mia nonna, e grazie a lei è nato tutto ciò, perché ho trovato quella passione dove oggi la porto ancora dietro di me e sicuramente non si può mai perdere, perché fa parte di me stesso. Quella foto là in particolare sicuramente avevo fatto qualcosa di scorretto, perché ero un attimino arrabbiato, però mi ricordo ancora oggi che stavo cucinando una pizza fritta e parlavo con una ragazzina e lei, senza pudore e senza niente, mi vedete una pallina di pizza in faccia perché bruciai una pizza.
mentre io lavoravo per gli altri e vedevo colleghi di lavoro o persone dove erano sui giornali o pizzerie, e non solo pizzerie, chef italiani, sai, per te era un onore, un piacere, dico che bello, li vedevi passare per strada e dici Madonna guarda quello, vorrei salutare, e oggi siamo grandi amici. La prima volta che io sono uscito sul giornale era il Broadsheets, era un giornale famoso, ma non così famoso, e io ero contentissimo, sai, dopo 2 o 3 mesi che siamo aperti, dopo Broadsheets siamo cominciati a uscire su Sydney Morning Herald, Daily Telegraph, Good Food Guide, che sarebbe la Bibbia del mangiare. Siamo usciti 2012, 2013, quest'anno di nuovo The Best Pizza in Sydney, Time Out. Diamo il massimo, non solo siamo a questi livelli, ma per me, lo dico sempre anche ai miei ragazzi, per me venire a lavorare è come da semmai da quando siamo busy o dove siamo arrivati. Gente che chiama è sempre booked out, sempre, ogni giorno è come il primo giorno che noi siamo aperti. Per questo anche il nostro successo è il successo di tutti i ragazzi. Trovi ben mangiare, trovi una bella accoglienza e ti fai pure una rasata, ma che vuoi di più dalla vita? E questa è l'altra metà della mia famiglia. Salute! Salute i bicchieri, forza! Salute da Napoli, salute da Napoli. Ecco una valigia, t'accompagniamo là, e sono dinta sacca, voglio venire a trovare, e non si torna più qua, ma noi non t'abbiamo scordata, e chiavo cotta e chiavo cruda. E questo è Via Napoli, signori, siamo solo all'inizio di una fantastica serata. Questa è una cosa che va in Italia?